finisce qui! E andiamo! Salisburgo! L'Inter è agli ottavi di finale di Champions League. Che sudata, signori ragazzi. Che partita, che battaglia, ma l'Inter la porta a casa. Qualificati con 2 giornate d'anticipo. Primo obiettivo stagionale centrato, la decide Lautaro Martinez su calcio di rigore, un pallone che pesa come un macigno, lo mette dentro ed è una vittoria che vale il primo obiettivo stagionale, il ritorno di nuovo agli ottavi di finale di Champions League, un passo decisivo anche verso il famoso nuovo mondiale per club, ma soprattutto Simo dimostra ancora una volta il grande passo avanti che ha fatto quest'Inter, che dal sognare gli ottavi di finale li archivia raggiungendoli con 2 giornate d'anticipo. Questa è la notizia più importante. Partita difficilissima, tostissima, ma che l'Inter porta a casa da grande squadra. Sì, partita molto strana in questo senso, perché mi aspettavo all'intervallo che l'Inter nella ripresa accelerasse. Mi sembrava ci fossero tutti i presupposti per una gara che si era andati volutamente a gestire nel primo tempo per poi spingere di più nella ripresa. Devo dire che in realtà fino a circa l'80° questo non è accaduto. Negli ultimi minuti, al di là del gol, qualcosina di più si è visto, ma oggettivamente l'Inter non ha mai accelerato nella maniera che io mi ero immaginato. Alla fine nel calcio conta anche e soprattutto il risultato, e quindi porti a casa un 1-0 importantissimo. Non penso che si possa essere contenti della prestazione, ma come diciamo sempre in Champions League, nelle coppe in particolare, il risultato conta, anche perché questa vittoria, oltre alle questioni anche statistiche, ti consente, e questa è la cosa più importante, di andare al Dalus contro il Benfica con la mente completamente libera, in una trasferta che si mette nel mezzo fra quella di Torino con la Juve e quella di Napoli. Il mio focus era lì. L'obiettivo era arrivare a quella trasferta potendo gestire meglio i giocatori, perché poi le 2 partite di campionato prima e dopo sono fondamentali. Quindi veramente vittoria molto 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 importante. Però Simo, non mi sembra giusto parlare di cortomuso, di vittoria in stile Juventus, perché io vado poi a rivedere la partita. Questo Salisburgo, sì, per il primo tempo soprattutto ha gestito molto di più il pallone e lì si è avuta un po' la sensazione di un Salisburgo più in controllo, ma poi in realtà non ha creato granché. Vado a rivedere le occasioni principali e vedo l'occasione di Frattesi molto importante nel primo tempo, non sfruttata. E poi c'è stata la traversa di Lautaro Martinez e dopo il gol del vantaggio c'è stata un'altra occasione per Lautaro Martinez molto importante, dove è stato un po' precipitoso. C'era stata un'occasione di Thuram sulla linea di porta, non è riuscito a metterla dentro. Quindi sì, non è corto, cioè un Inter magari non brillantissima, ma anzi questa forse è la notizia più importante. Pur non essendo brillantissimi, dietro non hai sofferto tantissimo, non hai permesso di creare tanto e di occasioni invece ne hai create veramente tanto. Anzi, forse io esco addirittura con il rammarico di non aver segnato più di un gol, perché purtroppo adesso sarà importantissimo anche arrivare primi, perché arrivare primi ti consentirà di evitare Barcellona, Real Madrid, Manchester City, tante squadre molto forti. Quindi arrivare primi sarà importantissimo. La Real Sociedad in questo momento è ancora un po' avanti nella differenza reti, per cui lo scontro diretto si preannuncia decisivo, quindi usciamo un po' con questo rammarico qua addirittura. Più che altro per quell'occasione di Lautaro nel finale, perché i gol manciati prima del gol poi segnato contro fino a un certo punto, nel senso che andavi a cercare ancora la vittoria. Quell'occasione lì nel finale di Lautaro, dove stoppa benissimo una palla difficile che gli arriva da sinistra e poi si fa prendere dalla fretta, secondo me, col mancino e calcia fuori, mi rimane un po' qui, questo è vero. Detto questo, secondo me, nella prospettiva di poter arrivare primi battendo in casa la Real Sociedad, secondo me ci siamo comodi, nel senso, la Real Sociedad ci sta dimostrando che è una squadra molto anche più attrezzata di quello che evidentemente un po' tutti noi pensavamo, o quasi tutti all'inizio, però rimane la Real Sociedad, cioè secondo me che tu raggiungi il primo posto battendola in casa è uno scenario che ci può stare, quindi in questo senso c'è ancora questa possibilità. Sul discorso del cortomuso, piccola provocazione, invece secondo me è molto cortomusistica questa vittoria, perché è vero che l'Inter crea qualche occasione oltre al gol,
l'Inter è una squadra che per natura attacca, quindi non sarà mai come la Juve che crea un'occasione e fa gol, perché non le riesce, cioè per natura almeno 2 o 3 le deve fare. Però per il tipo di sviluppo che si è visto è forse la vittoria più cortomusistica che l'Inter abbia fatto, perché poi dietro non hai sofferto mai, come spesso fa la Juve oggettivamente, e davanti è vero che hai creato qualcosina, però non sei stato brillante anche a livello fisico. Un paio di ripartenze da Inter, per il resto poca roba. Quindi giusto per buttare lì anche a mo' di provocazione. Però io non son d'accordo, sai? Quindi accendiamo la discussione così. Non son d'accordo perché, primo tempo, abbiamo sofferto molto la loro esuberanza. Si vede che questa è una squadra giovane ed aggressiva che ha voglia anche di mettersi in mostra. Abbiamo sofferto quella cosa lì e quindi ho visto anche diversi errori da parte dei giocatori che tendenzialmente quegli errori non li fanno. Quindi primo tempo, per esempio, io bocciavo in tanti, a partire anche da Acerbi che ne ha sbagliate diverse, anche Bastoni qualche errore di troppo, ma pure Mkhitaryan e Çalhanoğlu lì davanti la difesa. Quindi quello sì, non brillantissimo. Poi però al secondo tempo, già al 60° l'Inter aveva riequilibrato quel possesso palla che nel primo tempo era tutto dalla parte loro. Quindi già a metà, anzi prima della metà del secondo tempo avevamo riequilibrato quella cosa, eravamo tornati più in possesso. Ti dirò, se devo trovare una cosa negativa in questa partita, in realtà Uhm, ci trovo il fatto che sono un po' deluso personalmente, però è un discorso sul quale si può migliorare, che diversi giocatori che, devono sfruttare queste occasioni per farsi vedere, per farsi mettere in mostra, per me ancora una volta, non lo hanno fatto, non lo hanno fatto al meglio. Cioè io stasera da Frattesi, da Carlos Augusto, uhm, sì, principalmente loro 2, mi aspettavo anche più impatto su questa partita. Anche da Sanchez, comunque mi aspettavo più impatto dentro questa partita. E invece non mi hanno convinto del tutto, nel senso che, io condivido la scelta di Inzaghi di dare a questi calciatori, oggi incluso Bissac, il palcoscenico importante per cercare di responsabilizzarli, per cercare di dire, uhm: "Questo è un palcoscenico importante, vi responsabilizzo, se fate bene ne uscite anche, rafforzati voi e io allenatore allungo la rosa, perché ho dei calciatori più pronti anche per fare delle rotazioni." Però devo dire che ancora una volta da titolari, Frattesi, Carlos Augusto per citarne 2 principali, non mi hanno ancora convinto del tutto. È chiaro che la partita non era uno dei contesti migliori, era un po' come buttare Aslani contro la Real Sociedad, in quella situazione lì non è stata una delle cose, migliori o più semplici per metterle nelle condizioni. Però devo dire che invece, ad esempio, Bissac secondo me, l'ha spuntata meglio. Poi è stato ammonito incomprensibilmente, per quello che è stato l'intervento e quello ha condizionato poi la sua gara. Sicuramente, non lo so, per me Inzaghi ha gestito la partita, come ci si aspettava, non ha speso tantissimo le risorse dei titolari, ha gestito la prima parte della gara dove comunque con il tuo potenziale stavi per trovare un gol. Nel secondo tempo, entrano i "titolari" tra virgolette, o comunque quelli che ti cambiano la partita, la porti a casa e poi la gestisci nel finale con un Thuram che magari non è stato brillantissimo, ma poi nelle pagelle ne dovremo parlare perché io un giocatore che fa quelle cose che fa Thuram non lo vedevo da anni e mi fa divertire un bel po'. Preziosissimo davvero nei minuti finali. Assolutamente, su Marcus non aggiungo altro. Sul tema di prima sono d'accordo, purtroppo, è già successo più di una volta questa cosa, devo dire, anche se poi siamo solo a novembre, quindi c'è tutto il tempo. Concordo sul fatto che alcuni di quelli da cui ti aspetti sempre qualcosina in più hanno fatto un po' fatica. Poi hai detto anche bene, la partita non è stata, diciamo, ottimale, proprio anche per le caratteristiche dell'Inter stessa, per come l'Inter ama giocare tendenzialmente, quindi non significa questo bocciare o criticare eccessivamente l'uno piuttosto che l'altro, però sicuramente bisogna migliorare. Permettimi una precisazione sul tema di prima, perché vedo in chat giustamente molti non d'accordo. Il cortomuso che, per come lo intendevo io, non è Fiorentina-Juve.
Fiorentina-Juve è un'estremizzazione esagerata di uno 0-1 che ti succede una volta su 100, probabilmente. Il cortomuso che ho in mente io è quello della Juve dei 9 scudetti di Allegri, cioè di quella fase lì, cioè vittorie 1-0 senza mai accelerare, senza mai mettere la quarta, nemmeno la quinta di marcia, controllate senza soffrire mai, che è più o meno quello che ha fatto l'Inter, perché il Salisburgo ci ha provato ma di grossissime occasioni non ne ha avute. Tu ne hai avuta qualcuna, 2 o 3, e una di queste l'hai concretizzata e hai vinto. Questa era la mia lettura. È chiaro che sia imparagonabile con Fiorentina-Juve. Non volevo fare questo paragone assolutamente. No, ma penso che quello fosse chiaro. Una partita che porta nelle casse dell'Inter altri 2 milioni, virgola 8, giusto per citare una vittoria. Qualificazione agli ottavi quasi 10 milioni ancora. Market pool che aumenta. Ottavi di finale raggiunti, sperando di arrivare primi per avere anche un buon sorteggio e sognare ancora più in grande. Mondiale per club, ma io soprattutto ribadisco questo, Simo. L'Inter torna a qualificarsi agli ottavi di finale con 2 giornate d'anticipo, cosa che non accadeva dalla stagione 2004-2005. Ci siamo abituati alla mediocrità di esultare per un quarto posto, ci ritroviamo oggi a qualificarci, lo ripeto, con 2 giornate d'anticipo nel girone di Champions. Questa è una squadra che viene criticata, si dicono tante cose, eppure ha raggiunto questo obiettivo, è prima in campionato e siamo ancora con dei margini di crescita inesplorati davvero importanti. Per cui andiamoci cauti, ecco, nell'affossarci e godiamoci soprattutto questo. Poi, più a freddo, analizzeremo tutto perché sicuramente si può ancora migliorare. Citazione d'obbligo per Darmian, ancora oggi super partita. Nel Salisburgo mi ha impressionato Pavlovic, da tenere d'occhio anche in ottica mercato, secondo me, davvero un bel difensore, e forse mancava anche un calcio di rigore che vorrei rivedere. Fatemi sapere per voi migliore in campo e peggiore eventualmente, chi vi ha convinto di meno. A parte troverete la clip con le pagelle, vi ricordo di iscrivervi al canale e se non l'avete ancora fatto valutate la possibilità di abbonarvi al nostro progetto per sostenere Passione Inter e per avere accesso al nostro archivio delle dirette esclusivo per tutti i nostri sostenitori, i nostri abbonati.